per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Capricorno o ascendente Capricorno o Luna o Venere in Capricorno, andiamo a vedere quali saranno per te le energie dei prossimi giorni. Quindi questo è un video sempre valido dal momento in cui lo guardi e vi raccomando sempre di guardare il vostro segno zodiacale ascendente che è uscito per te nel mese corrente, va bene? Dove vi parlo dell'adempimento dell'anima, un oroscopo più profondo e approfondito, contenente anche il rituale della buona riuscita per te nel mese corrente. Allora, vediamo un po', partiamo dagli oracoli, su cosa mettono l'attenzione le carte, gli oracoli, i maestri attraverso gli oracoli, affinché tu possa realizzarti in questi prossimi giorni. Vediamo quali sono le energie per te nei prossimi giorni. Allora, ne mettiamo una, poi ne mettiamo due, poi mettiamo tre. Capricorno. Allora, vediamo un po'. Più avanti, il momento giusto è ancora lontano, pensa ad altro. Ci sono delle cose che vuoi realizzare o dei progetti a cui stai aspirando o qualcosa che stai facendo. Ti dicono il momento giusto è più avanti. Va bene? Non focalizzarti tanto sull'aspettativa di qualcosa che stai realizzando, che vuoi realizzare, ma focalizzati sul qui ed ora. Qui ed ora. Non esiste né passato né futuro. Il passato è la possibilità di perdonare. Il futuro è la possibilità di creare. Quindi esiste solo l'attimo presente. Nel presente tu crei la tua realtà in armonia con le leggi universali e soprattutto alleandoti agli eventi che arrivano, che sono enti, entità, spiriti e con i quali tu alleandoti puoi realizzare un futuro di successo sciogliendo karma. Se ci focalizziamo troppo sul futuro o sul passato spostiamo l'attenzione dalla verità. Ok, cos'altro? La porta del sole, questa carta ha a che fare con il sole e con l'imperatore. Mi parla di godere dell'attimo presente con il sole, con gioia nel qui ed ora e anche di avere un certo ordine della tua vita. Cosa vuol dire questo certo ordine dell'imperatore? Fare le cose che devi fare quotidianamente con il sole, con la gioia nel cuore, non pensare troppo in là, non pensare troppo in qua. E quindi mi dicono che fai le cose giuste, nel modo giusto, cioè nel qui ed ora, e questo sistemerà qualsiasi altra cosa. Poi la porta del sole mi parla anche di dell'archetipo paterno che può influenzare o meno le tue scelte. Archetipo, quindi quello che abbiamo avuto dal padre ha potuto influenzare le nostre relazioni. Vediamolo poi con i tarocchi, mi parla di un certo archetipo paterno, integrazione dell'energia maschile, con saggezza, con la forza, vediamo poi dopo. Cos'altro? Sì. Il pescatore, preparazioni giunte a buon fine. Avrai dei guadagni, non so se da un punto di vista materiale, economico, dei guadagni spirituali in questi giorni. Il pescatore è un'ottima carta, bellissima carta di quando si fa una buona pesca, ok? Quindi nutrimento, ci sono delle cose che ti daranno nutrimento appagandoti profondamente in questi giorni, ok? Vediamo di cosa si tratta, mettiamoci i tarocchi. Mettiamoci i tarocchi. Aspettate un attimo ragazzi, qua stanno al contrario. Stanno tutte al contrario qua. Ok, tanto io non leggo le carte al contrario, poi le giro, dai, ok. Usiamo i tarocconi di Fabrizio Spadini e Laura Tuan, bellissimi, grandi però belli. Vediamo. La papessa
Fatti guidare dalla tua saggezza, fatti guidare dalla magia, dalla maestria. E questa carta, sotto questa carta qui, mi sta parlando della necessità di guardare con gli occhi della saggezza, con gli occhi del cuore, per tutte le cose che vuoi realizzare. E soprattutto la papessa ci insegna come la grande, chi è la papessa? Colei che contiene il sapere spirituale, il sapere esoterico, ma anche colei che è in gestazione. E ci sono delle cose che più avanti si realizzeranno perché sono in gestazione. Ok. Cos'altro? Questa cos'è? Il gioco della vita. Questo deve essere il matto. Questo è il matto, ragazze mie. Il matto, 7 di bastoni. Guarda, questa carta mi sta parlando della necessità di seguire l'istinto risvegliato. Il matto è colui che ha fede negli eventi, colui che si affida, colui che usa l'ego al servizio del proprio istinto. Ti dice gioca con la vita, il gioco della vita, no? Gioca con la vita. Cos'altro? Cavaliere di spade. Ci sono notizie che riguardano una buona pesca, cioè per dire il pescatore, no? Delle notizie che ti arrivano, che iniziano, che ti fanno attraversare una nuova tappa della tua vita molto rigogliosa, mi dicono in questi giorni. Notizie che arrivano. Notizie che arrivano. Vedo un po' di limiti qua che ci sono stati. C'è una torre qua dietro. C'è il destino. Allora, ci sono state delle situazioni qua che ti hanno portato una profonda introspezione, delle situazioni che sono cadute giù, delle rotture inevitabili o di forte dolore. Da un momento all'altro il destino ha portato la spaccatura di situazioni che non potevano più sussistere e che portano quindi adesso a una nuova tappa della tua vita. Vedo una profonda introspezione e notizie che giungono per darti un nuovo cammino. Vediamo di cosa si tratta, mettiamoci i tarocchi nelle specifiche. Anche delle notizie che aspettavi da un po', delle notizie che aspettavi da un po' di tempo arrivano, che ti portano delle buone notizie. Vediamo sulla papessa. Cinque di coppe, abbiamo vissuto una situazione un po' di tristezza, però non ci siamo persi d'animo e abbiamo continuato a scendere nelle profondità cercando di anelare la nostra intuizione. Una situazione ci ha dato tristezza. Sul matto, 10 di spade, vedi che ti ho detto, c'è una situazione qua che giunge al termine, dandoti una nuova tappa della tua vita. Una situazione di tristezza che ha dato del silenzio interiore, cavaliere di spade, 5 i denari, forse relative anche 5-5, relative a una situazione che ti ha dato carenza. Allora, c'è una nuova tappa della tua vita che ha a che fare con maggiore, come dire, maggiore sussistenza, maggiore, qua mi dicono che ci sono delle questioni che ti hanno dato un po' di tristezza, di dolore, una tappa dolorosa che ha dato la possibilità di aprire un nuovo ciclo della tua vita. E qua c'è una notizia che mi parla di una buona riuscita rispetto a situazioni di carenza. Dove hai percepito carenza non c'è più, mi dicono. Laddove può essere economica, può essere monetaria, può essere una situazione di carenza anche emozionale o una situazione economica che ti ha dato carenza emozionale anche. Però mi dicono che tutto ciò che hai preparato adesso, preparato interiormente e che quindi un lavoro su di te che ti ha permesso di realizzare qualcosa con la perseveranza della papessa, giunge a compimento. Mi spiego, giunge a compimento. Vediamo un po' ancora, due altre su queste. Re di spade e re di denari. Ci si rialza da un momento un po' particolare a livello economico. Ci si rialza da un momento particolare economico. Vediamo questo, a cosa porta questo, energia positiva. Alla regina di coppe.
porta maggiore serenità emozionale, ci si rialza da un momento economico particolare dandoti maggiore serenità emozionale. Sulla regina di coppe, l'appeso, un po' di pazienza però ragazze mie, un po' di pazienza. L'appeso mi parla di situazioni che possono essere ferme, che richiedono la tua pazienza, però la situazione emozionale difficile dice che te la metti alle spalle e arrivano notizie su quello che tu hai preparato a livello economico, monetario o ciò su cui ti sei ultimamente un po' fermata, situazioni emozionalmente difficili che ti hanno dato carenza, tu ti riprendi a livello emozionale, un po' di pazienza per vedere dei frutti ancora migliori un po' più in là. Vediamo un po' ancora su questo cavaliere di spade. Vedi la papessa di nuovo, la papessa. Usa la tua intuizione e la tua saggezza per fare le giuste preparazioni a quello che vuoi realizzare, mi dicono. Qua c'è l'otto ai denari, mi può parlare di situazioni lavorative. Forse non hai avuto un buon momento a livello lavorativo. Come se stessi meditando di chiudere una situazione lavorativa per aprirne qualcun'altra, o hai già, per esempio puoi avere già due lavori, il primo non ti dà quello che vuoi, però è come se ti dedicassi a un hobby che poi può diventare lavoro. Mi dicono anche questo, preparazione giunta a buon fine, però il momento è un po' più avanti, però quello che stai preparando con la tua determinazione a stare nel qui ed ora ti darà dei risultati più in là, va bene? Quali sono questi risultati che ti darà più in là queste preparazioni? La luna adesso non lo vedi, puoi avere delle paure relative a questo. Un'altra. Il paggio di coppe, qualcosa che ti motiverà a livello emozionale, anche una buona riuscita del lavoro che hai fatto impegnandoti quotidianamente semplicemente per il piacere di fare quella cosa. Ok? Semplicemente per il piacere di fare quella cosa. Puoi avere anche, per esempio, se hai dei figli, questa situazione può riguardare i figli. Ma quello che non devi preoccuparti, ti dicono con i figli, devi seguire la tua saggezza perché ti daranno poi buone notizie rispetto a quello che stanno facendo che li appassiona, mi spiego? Ok, vediamo ancora, anzi riprendo queste, andiamo un po' più nello specifico. Come si sta aprendo questo nuovo cammino anche sulla parte economica e lavorativa? Vediamo sulla parte economica e lavorativa nello specifico. Queste preparazioni giunte a buon fine. Dieci denari. La papessa. La regina di spade, usa la tua saggezza per combattere per la tua stabilità, quello che per te è stabilità, quello che ti ispira a livello di saggezza, perché questo ti porterà dei buoni frutti a lungo termine, magari non subito, quindi usa la tua saggezza per combattere contro le stesse resistenze che ti possono porre davanti rispetto alla tua stabilità. La saggezza anche per parlare con le persone, saggezza e azioni di saggezza. Il giudizio, decisioni che mi parlano di saggezza. Due altre sul lavoro. Vedi c'è la torre, l'avevamo vista prima. E la white card, la carta bianca, che per me ha questo significato, riscrivi la storia. Un qualcosa che ti porta a piena stabilità. C'è un po' di tempo ancora, però devi essere chiara o chiaro nell'affrontare questo nuovo cammino abbattendo le tue resistenze con rigore e disciplina. Perché ciò che scegli con la tua saggezza nell'ambito lavorativo e pratico, saggezza significa ciò che veramente ti stimola, ti porterà a dei frutti importanti, un po' più in là. Hai la capacità, la possibilità, grazie a una situazione difficile, di stabilità o familiare che puoi aver vissuto, di realizzare un capitolo nuovo, una carta sulla white card. Gli amanti, sì, mi parlano di scelte dettate dal cuore nell'ambito pratico, lavorativo, scelte e in tutti gli altri ambiti. Scelte dettate dal cuore, di nuovo la regina di coppe, scelte dettate dal cuore. Fai scelte dettate dal cuore. Anche se ti devi interfacciare con, per esempio, qua vedo anche due figure femminili.
ok? Anche interfacciandoti con queste due figure femminili, può essere una madre, può essere una compagna, un'ex compagna o compagno, è successo un patatrack con queste persone, può essere successo questo. Puoi riscrivere la storia facendo scelte dettate dal cuore. In questi giorni arriveranno delle novità che ti faranno capire che se tu hai già fatto queste scelte, le preparazioni che hai fatto rispetto a quest'ambito stanno giungendo a buon fine, stanno dando i loro frutti, ok? Ok, mi marcano l'attenzione ragazze e miei ragazzi su questo in particolar modo. Siccome mi hanno messo gli amanti qua, vediamo sull'amore un attimo. Capricorno, amore. Qua c'è una persona gelosa, o tu sei gelosa o c'è una persona gelosa, amore geloso. Qualcuno è geloso di te. Vediamo cosa succede nell'amore per le mie ragazze e i miei ragazzi del Capricorno. L'amore nello specifico, cosa ti accade? 4 di denari, cavaliere di denari, 6 di coppe. 6 dei figli, ti vedo più concentrata nell'amore con i figli più che sulla relazione con l'altro. Se invece non ci sono figli, io qua vedo che la tua attenzione è volta soprattutto a una stabilità economica, materiale e finanziaria, e vedo che stai andando piano piano rispetto a questo. Il 6 di coppe mi parla della possibilità di ricongiungerti con una persona, comunque sia di una persona che conosci molto bene, oppure circondandoti di quelle anime gemelle affini, anche sorelle, fratelli. Questo 6 di coppe, il cavaliere di spade, c'è una persona che vuole riconnettersi con te che conosci bene, può essere una persona molto gelosa. Saprai tu, ragazze mie, ragazzi, poi, no? Però il senso è proprio questo. C'è una persona che ti vuole parlare, che conosci bene. Vediamo un po' questa persona con i miei potenti oracoli, lui, lei. E li potete trovare tutti sotto l'info box in descrizione. Vediamo un po' qual è il profilo energetico profondo di questa persona. Fammi vedere una cosa. Mi sta venendo una cosa, chi vive con la propria madre, mi sta arrivando anche questo, chi vive con la propria madre, è come se mettesse un po' di limiti, un po' di... parlasse chiaramente alla propria madre, iniziando un nuovo cammino autonomo, prendendosi la responsabilità delle sue scelte, ok? Vediamo l'amore. Quanto vorrei le tue gambe ora. Sì, c'è una persona che sente proprio la passione per te. E qua c'è una separazione. Questa persona ti dice: quando ci siamo separati sentivo un vuoto incolmabile a cui non riuscivo a dare spiegazione. Mi sono distratto, ho cercato di riempire in mille modi quella sensazione angosciante, ma tutto rimaneva in superficie. Tutto ciò che facevo prima risultava ormai banale. Mi sono sentito impotente, frustrato, inerme davanti a qualcosa che non avrei mai potuto controllare. È una persona che ha cercato di controllare le proprie emozioni per te, ma non ce la fa in una separazione. E quindi qua può essere una persona che è un po' più immatura di te da un punto di vista emozionale, però è una persona che sente la tua mancanza fisica, epidermica proprio. Cos'altro? Sono nervoso perché non riesco a controllare quello che provo per te. E infatti c'è amore geloso qui. C'è una persona un po' gelosa, un po' nervosa, però poi ovviamente per ognuna di voi è diversa. Io qua vedo una persona che può essere tendenzialmente più immatura di te da un punto di vista emozionale. Tu sei come la papessa, anche se uomo, qua c'è un cavaliere di spade, un matto. Una persona che può essere un po' irascibile, cioè non irascibile, un po' inaffidabile da questo punto di vista, però è questo che c'è nel tuo campo energetico. Io vedo qui che tu hai una posizione molto salda, ti dicono di farti guidare dalla tua intuizione, e questi sono i passi attraverso cui la tua anima sceglie di realizzarsi nei prossimi giorni. Quindi, ragazze mie, ragazzi, io concludo qui, ti faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!